Ciao ragazzi, bentornati su UVS, io sono Fabrizio, il cofondatore, e oggi siamo qui per parlare di una referenza di cui sono molto appassionato, che è quella dei tasti tondi 1463 di Patek Philippe. Se sei un appassionato di orologi ti invito a iscriverti al nostro canale YouTube, dove potrai imparare davvero tutto quello che c'è da sapere su questo mondo in maniera semplice e direi anche divertente, perché abbiamo la possibilità di fare spesso qualche esperienza in giro per il mondo, tra visite in manifattura e interviste con collezionisti o appassionati come noi. Parlando di tasti tondi, noi italiani, come avrete visto nel nostro ultimo video, abbiamo avuto una grande influenza nel mercato dell'orologeria e soprattutto in quello che oggi consideriamo vintage. Questo perché noi italiani siamo appunto grandi collezionisti, amanti del bello, quindi se non avete ancora visto il video di cui vi stavo parlando sui soprannomi italiani nel mondo dell'orologeria, vi invito a guardarlo prima di iniziare questo video sui tasti tondi. Ma parliamo un po' delle origini dei tasti tondi, da dove derivano questi cronografi così particolari. Partiamo intanto dal dire cosa sono. In pratica sono dei cronografi Patek Philippe con la referenza 1463 che presentano una particolare zigrinatura sulla forma dei tasti, che ovviamente è di forma circolare. Questa caratteristica la associamo principalmente appunto a Patek, ma come vi raccontavo nel nostro scorso video ci sono anche alcuni marchi che adottavano la stessa cassa e gli stessi tasti. Ma entrando nel vivo dell'orologio, perché sono così importanti? Negli anni 40 non esistevano tanti orologi impermeabili, infatti Patek introdusse per la prima volta la referenza 565 che era un solo tempo. I cronografi, avendo una costruzione diversa della cassa, si prestano meno, diciamo, a essere impermeabilizzati. Patek con appunto questi tasti tondi cerca di risolvere questo problema. Dove trova la soluzione, diciamo? La trova nella forma. I tasti solitamente erano di forma quadrata o comunque rettangolare, difficile da impermeabilizzare un perimetro del genere. Quindi Patek decide di prendere la forma alla fine del fondello, quindi rotonda, e riportarla sui tasti, in maniera ovviamente molto più piccola. Così potevano mettere una guarnizione, appunto, tenere saldo il tasto e renderlo impermeabile. Ma cosa li rende così collezionabili? Diciamo che sono piuttosto rari sia per il numero di produzione, perché ne sono stati prodotti solamente 750, di cui la maggior parte in oro giallo, alcuni in acciaio, che si stimano circa 190 pezzi in acciaio appunto, e una manciata di orologi invece in oro rosa. Se c'è una cosa che rende collezionabili i tasti tondi e che davvero mi affascina in maniera pazzesca, sono i quadranti. Ne sono stati creati in molteplici versioni, con indici Breguet, con indici lunghi, indici corti, numeri romani, numeri arabi, quindi davvero si possono avere tasti tondi di tutti i tipi. Ma la cosa più pazzesca, mi viene da dire, sono i quadranti neri, rarissimi. E trovare magari un quadrante nero su una versione in oro rosa è bingo. E oltre magari a questa combinazione così rara, se uno cerca qualcosa di particolare può cercare una scala pulsometrica oppure un quadrante salmone oppure anche firmato, quindi un Tiffany, un Gubelin, dei quadranti firmati che sicuramente aggiungeranno un notevole valore all'orologio. Ancora più rara è la referenza 1563, ma in questo caso sarà praticamente impossibile collezionarne o averne uno perché se ne stimano solamente 3 in tutta la produzione Patek Philippe. Questo orologio cos'ha di particolare? Il cambio da 4, quindi 1463 a 1563 è, possiamo dire, molto semplice, in realtà è molto complicato perché è un meccanismo split second, è tutto identico, la cassa, il quadrante rimangono gli stessi, ma nel meccanismo c'è una lancetta sdoppiante, la lancetta del cronografo quindi sarà possibile dividerla in due per calcolare i tempi intermedi. Tra i fortunati possessori di questi 3 orologi c'è Duke Ellington e Jean-Claude Bivet. Uno di questi 3 è anzi tenuto al Museo Patek Philippe di Ginevra, dove se vi capiterà mai di andare potrete vederlo dal vivo. Io ogni volta che guardo un 1563, le volte che mi è capitato di vederlo in foto, sia sul profilo Instagram di Jean-Claude Bivet che ci ha dato la possibilità di poterne vedere uno al suo polso,
che magari nelle foto delle case d'asta perché sono stati venduti da Christie's, io rimango estasiato. Perché un po' perché sono fan dei tasti tondi in generale e un po' perché la complicazione degli split second per Patek è importantissima. Per quanto riguarda il mercato di questi orologi, diciamo che il valore non è in crescita né in calo, ormai si è più o meno in questo momento stabilizzato, se non per i modelli più rari che magari sono più apprezzati. Ovviamente i modelli in acciaio sono tra i più ambiti, dopo ovviamente i modelli in oro rosa perché sono rarissimi, e quindi ci aggiriamo su delle cifre che possono andare dai 200.000 euro in su circa, in base al tipo di orologio. Bene ragazzi, spero di avervi insegnato qualcosa di nuovo su una referenza di cui sono molto appassionato di Patek Philippe. Speriamo di vederci presto nel prossimo video, iscrivetevi ovviamente al canale per le prossime esperienze, perché adesso va bene che siamo qui a Milano nel nostro studio, ma piano piano inizieremo a fare anche esperienze dal vivo tra vlog o interviste. Quindi continuate a seguirci sul canale e a presto!